Nella Roma antica vi poteva essere uno schiavo greco che aveva il compito di insegnare ai latini la propria lingua madre. L'insegnamento linguistico era essenzialmente comunicativo, basato sull'uso prima che sulla forma. In questo video vorrei spiegarvi quali sono stati alcuni dei più importanti metodi utilizzati per insegnare e imparare una lingua nel corso della storia. Poi alla fine vorrei dirvi qual è, secondo me, il miglior metodo da utilizzare oggi. Dunque, se torniamo indietro nel tempo, nel mondo classico, l'insegnamento linguistico era comunicativo. Lo schiavo greco di cui vi ho parlato prima. Poi il lento crollo dell'impero romano, l'abbandono del latino come lingua materna. Proprio il latino diviene il fulcro dell'educazione linguistica nelle scuole e viene insegnato con un'attenzione minuziosa alle regole di grammatica e di pronuncia. Regole, regole, regole. Quando poi nelle scuole entrano nuove lingue, come l'italiano, il francese, accade che queste ultime vengono insegnate con lo stesso metodo del latino. Regole, regole, regole e ancora regole, regole, regole. Se non vi è ancora chiaro, l'attenzione si focalizza tutta sulle regole. Regole di grammatica, regole di pronuncia, lunghissimi elenchi di vocaboli, di verbi irregolari, di eccezioni alle regole. Inoltre, tutte queste regole sono considerate stabili e immutabili. Il fatto che la lingua si evolva nel tempo, il fatto che vari da luogo a luogo, da regione a regione, non interessa ai linguisti, anche perché a fare da riferimento e da modello sono i testi classici. L'italiano insegnato agli stranieri nel Settecento è quello di Dante, di Petrarca, di Boccaccio, un italiano parlato centinaia di anni prima. L'apice di tutto questo, secondo me, è rappresentato da questo esercizio di traduzione. Viene chiesto agli studenti di tradurre dall'italiano al francese la seguente frase. Dei cammelli pieni di pidocchi e carichi di gioielli e di giocattoli furono spaventati dai gridi dei gufi, inciamparono su dei ciottoli del deserto, caddero e si ruppero i ginocchi. Ora spiegatemi a che cosa serve tradurre una frase di questo tipo se poi vi trovate in Francia e magari dovete chiedere informazioni per ritrovare la via di casa. La buona notizia è che dal Settecento fino ad oggi molti hanno lavorato per cambiare le cose. In America e poi in Europa, importanti studiosi come Da Ponte, Longfellow, Ticknor ribadiscono che le lingue sono vive e parlate e non devono essere studiate a partire dalla grammatica, ma ci vuole un nuovo metodo. Berlitz fonda una scuola nel Rhode Island, dove si studiano le lingue con un metodo innovativo. Suo nipote la fa diventare una catena di livello mondiale. Si tratta del metodo diretto, che prevede la presenza di un madrelingua, l'accentuazione delle abilità orali e la lettura di un testo senza per forza comprenderne pienamente il significato parola per parola. È un grande passo avanti, ma tutte queste innovazioni rimangono confinate in scuole d'élite, non incidono sull'istruzione pubblica per la maggioranza delle persone. La prima metà del Novecento è segnata dall'isolazionismo americano, dalla Grande Depressione degli anni 30, dai vari Stalin, Mussolini, Hitler. Non è sicuramente un periodo di grandi viaggiatori, è invece un periodo di grandi lettori. Nasce così il Reading Method, che esclude completamente le abilità orali. Se entrassimo in una classe che utilizza questo metodo, troveremmo gli studenti intenti nella lettura silenziosa di un testo, con l'insegnante sempre pronto a rispondere ai loro dubbi grammaticali o ad aiutarli nella traduzione delle parole difficili. Gli anni 60 del Novecento sono una vera e propria rivoluzione. Poco prima erano stati inventati il giradischi e il registratore. Il primo permetteva di registrare spezzoni di lingua autentica per poi poterli riascoltare a piacere. Il registratore permetteva invece allo studente di registrare la propria voce per poi poterla riascoltare
ed autocorreggersi. Questo è l'importantissimo ingresso della tecnologia nel mondo dell'apprendimento delle lingue. La lingua viene scomposta in microstrutture e vengono così inventati i pattern drills, un metodo che io stesso utilizzo in alcuni dei miei video su Instagram. La ripetizione continua aiuta moltissimo la memorizzazione. Negli anni successivi ci si rende però conto che la lingua non è qualcosa di astratto, di avulso dalla realtà. La lingua esiste in un contesto, in una situazione. Ecco il metodo situazionale, che consiste nel creare una situazione immaginaria che permetta allo studente di imparare nuove parole ed espressioni. È incredibile quanti metodi di insegnamento e quindi di apprendimento di una lingua siano stati inventati negli ultimi decenni. La creatività umana non smette mai di sorprendere. L'apice è forse stato raggiunto quando persino la psicologia ha plasmato l'insegnamento delle lingue. Pensiamo ad esempio alla Silent Way, un metodo elaborato da Gattengo, in cui l'insegnante, dopo aver fatto la spiegazione, rimane in silenzio e guida gli studenti nella ripetizione tramite dei bastoncini colorati. Ma pensiamo anche alla suggestopedia, in cui una lezione di lingua è quanto di più simile vi sia a una seduta psicologica di gruppo. Purtroppo però, nonostante la loro grande efficacia, si tratta di metodi difficilmente utilizzabili, soprattutto da chi vuole studiare in modo autonomo. Veniamo ora al dunque. Qual è il miglior metodo per imparare una nuova lingua? Forse qualcuno già immagina la mia risposta. Non esiste un metodo migliore per imparare una lingua, ma esistono molti metodi validi. Ecco perché, ad esempio, quando spiego le regole grammaticali su YouTube, lo faccio quasi sempre in lingua italiana. Così chi mi ascolta può apprendere la lingua viva e parlata, non solo le regole grammaticali. Ognuno di noi ha diversi tipi di intelligenza, quella logica, quella linguistica, quella spaziale, e non sono tutte sviluppate nello stesso modo. Dal momento che siamo tutti diversi, è evidente che ognuno di noi sarà facilitato dall'utilizzare un metodo che può essere diverso da quello degli altri. C'è chi ha bisogno di solide basi grammaticali, chi è facilitato dalla lettura di un libro, chi invece, come il mio amico Miguel, riesce a imparare una lingua solamente guardando video. Credo anche in un'altra cosa, nella creatività che c'è in ognuno di noi, che ci permette di creare il nostro metodo personale. Grazie soprattutto alla tecnologia, siamo in grado di sperimentare una grande varietà di metodologie per capire quali sono le più adatte a noi. Dunque, non aspettate domani a creare il vostro metodo personale, che poi potete aggiustare e risistemare in futuro. Imparate qualche regola grammaticale, guardatevi un film nella lingua che volete imparare, tappezzate la casa di bigliettini con i vocaboli, conoscete una persona madrelingua con cui chiacchierare. Queste sono solo alcune idee.